Quando si tratta di perdere peso, tutto si riduce a calorie bruciate contro calorie ingerite. Se consumiamo più calorie di quelle che bruciamo, l'eccesso viene trasformato in grasso facendoci ingrassare. Ma finché sei in un deficit calorico e quindi bruci più energia di quella consumata, perderai peso e brucerai grassi indipendentemente da come e quando mangi. Ora, anche se questo è scientificamente vero ed è alla base della legge della termodinamica, è anche un approccio un po' semplicistico. Le ricerche dimostrano che se vuoi bruciare grasso devi andare oltre il semplice conteggio delle calorie. Devi prestare attenzione a cosa mangi e a come mangi. In questo video ti darò 3 semplici consigli su come ottimizzare la tua dieta e ti mostrerò un esempio pratico con passi semplicissimi da preparare, così potrai applicare tutti questi concetti. Il primo passo è sostituire i cibi ultraprocessati con opzioni più naturali. Per esempio, prova ad utilizzare il riso o la pasta integrale invece della pasta normale o l'avena invece dei cereali a colazione. I cibi ultraprocessati sono stati privati dei loro nutrienti e fibre più essenziali. I cibi minimamente processati non sono solo più ricchi di nutrienti, ma fanno anche un lavoro migliore nel sopprimere il tuo appetito, facendoti sentire sazio più a lungo. E non solo, offrono anche un altro vantaggio noto come l'effetto termico degli alimenti. Questo si riferisce all'energia che il tuo corpo consuma per mangiare, digerire, assorbire ed utilizzare tutti i nutrienti del cibo. E questo processo aumenta il metabolismo e la produzione di calore nel corpo. Le proteine hanno la risposta termica più alta, facendoti sentire sazio più a lungo. Per questo è molto importante assumere adeguate proteine nella tua dieta indipendentemente dalle tue preferenze alimentari. Il principale vantaggio di scegliere cibi minimamente processati è che il tuo corpo brucia molte più calorie per digerirli. E lascia che ti faccia un esempio per farti vedere quanto significativa possa essere questa differenza. In un recente studio sono stati amministrati a diversi partecipanti due tipi di panini. Uno con pane integrale e vero formaggio cheddar, l'altro con pane bianco e formaggio ultraprocessato. I 2 panini avevano esattamente lo stesso numero di calorie e distribuzione dei macronutrienti, quindi dovresti pensare: i risultati dovrebbero essere stati simili, giusto? Beh, non proprio. Lo studio ha rivelato che i partecipanti col panino integrale hanno bruciato molte più calorie dei partecipanti col panino bianco e il formaggio processato. E questo semplicemente perché questo cibo ultraprocessato richiede molta meno energia per essere assorbito dal nostro corpo, perché è mancante di nutrienti e fibre essenziali e viene assorbito molto più velocemente dal nostro organismo, risultando in meno calorie bruciate. Un esempio simile proviene da un altro studio nell'arco di 6 settimane, dove la metà dei partecipanti hanno seguito una dieta con cibi minimamente processati, come l'avena, pasta integrale o pane integrale. L'altra metà invece con cibo ultraprocessato, quindi come cereali, pane bianco e pasta normale. I risultati hanno mostrato che il gruppo, ancora una volta con la dieta naturale, ha bruciato quasi 100 calorie in più al giorno del gruppo con la dieta ultraprocessata. E per metterlo in prospettiva, se tu corri per 1,5 km dovresti riuscire a bruciare circa 100 calorie. Quindi semplicemente sostituendo cibi più naturali e minimamente processati è come se corressi 1 chilometro al giorno senza mettere piede su un tapirulan. Quindi sì, le calorie totali è ancora ciò che conta di più. Quindi in teoria, anche se tu dovessi mangiare esclusivamente cibo spazzatura, ma a patto di essere in un deficit calorico, dovresti comunque riuscire a perdere peso e a bruciare grasso. Ma per fare quel passo in più, scegliendo cibi minimamente processati e naturali, puoi bruciare il grasso più velocemente e fare in modo che il cibo lavori a tuo favore e non contro di te. Adesso parliamo di come distribuire i nostri passi durante la giornata. Studi recenti infatti mostrano che come distribuiamo le calorie nell'arco di una giornata può avere un impatto maggiore di quello che precedentemente pensavamo. Uno studio recente ha mostrato la differenza tra il mangiare più calorie la mattina invece che la sera. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi, un gruppo con più calorie a colazione e meno e una cena più leggera, l'altro gruppo con una cena molto più abbondante e una colazione più leggera. I partecipanti che hanno fatto una colazione più abbondante e una cena più leggera
hanno bruciato quasi il doppio delle calorie dei partecipanti con una colazione più leggera e una cena più abbondante, anche se l'apporto calorico totale era esattamente lo stesso. Questo significa che semplicemente mettendo più calorie la mattina invece che la sera, il loro corpo naturalmente ha bruciato più calorie e quindi più grasso. E questo perché quando mangi in modo più abbondante la mattina, il tuo corpo assume molte più energie che può utilizzare nell'arco di una giornata. Quindi camminare, l'allenamento, anche qualcosa come gesticolare, bruciano molte più calorie nel tempo e tu, avendo più energia sin dal mattino, riuscirai a aumentare il livello di attività e quindi a bruciare più calorie potenzialmente. Personalmente anch'io tendevo a mangiare di più la sera, soprattutto davanti alla TV o con le mie serie preferite, ma spostando più calorie a colazione rispetto che a cena, mi son reso conto di sentirmi meglio, avevo più energia, in palestra le mie performance erano completamente diverse, e soprattutto non avevo le voglie la sera, quelle voglie di dolci serali che non ti fanno dormire. Questa è la mia esperienza e ovviamente questo dipende anche da te, dalla tua routine, da quando e come preferisci mangiare, ma ti consiglio comunque di provare e sperimenta aumentando un po' le calorie nel primo passo della giornata e vedi come il tuo corpo reagisce, se hai più energia, se perdi più peso e se riesci anche a dormire meglio e controllare le tue voglie. Uno dei modi migliori per mantenere la tua dieta ed evitare di mangiare troppo è concentrarsi su alimenti che ti fanno sentire sazio più a lungo. Secondo l'indice di sazietà, alcuni alimenti sono molto più efficaci nel sopprimere l'appetito rispetto ad altri. Ad esempio, avena, pasta integrale, patate, arance, mele e lenticchie si posizionano in alto nella classifica e includendo questi alimenti nella tua dieta riesci a controllare meglio la tua fame e mantenere un deficit calorico. Per esempio, sostituire il pane integrale con l'avena ti porta ad un aumento della sazietà di circa il 25%. Allo stesso modo, sostituire il riso integrale con pasta integrale o patate ti darà un aumento della sazietà pari al 30% e 60% rispettivamente. Ti consiglio di dare un'occhiata all'indice di sazietà e sperimentare l'inserimento di alcuni di questi elementi più sazianti nella tua dieta. Adesso metterò un esempio di piano alimentare che include tutti questi concetti di cui abbiamo parlato. Questo piano è basato su una dieta di 2000 calorie al giorno, ma ovviamente aggiustali in base alle tue esigenze per mantenere un deficit calorico. E come ho detto prima, allochiamo la maggior parte delle nostre calorie a colazione e lo faremo con dei pancake proteici, preparati con alimenti altamente sazianti e minimamente processati. Per prepararli, frulla l'avena finché non è una farina. Aggiungi il resto degli ingredienti e frulla nuovamente. Cuoci i pancake in padella e guarniscili con burro d'arachidi, sciroppo senza zucchero, frutta o qualsiasi altro topping a tuo piacimento. A pranzo ridurremo leggermente le nostre calorie, ma continueremo a utilizzare alimenti minimamente processati e altamente sazianti. Salmone, ricco di omega 3, patate al forno che sono estremamente sazianti e spinaci saltati in padella. Se ti viene fame prima di cena, opta per un'arancia o una mela che sono molto sazianti o, dipende anche da quando ti alleni, puoi optare per un frullato proteico. A cena ridurremo ancora un poco le nostre calorie con un pollo arrosto e un contorno di verdure al forno saltate in padella. Ricordatevi di aggiungere poco olio, fra i 10 e i 15 grammi. Dopo cena, per soddisfare eventuali voglie di dolci, prepareremo un dolce con yogurt greco con lo 0% di grassi. Mescola lo yogurt con un po' di dolcificante o cannella e aggiungi un pugno di frutti di bosco congelati o frutta che tu preferisci. Spero che questo video sia stato utile e ti abbia dato qualche spunto su come migliorare la tua alimentazione. Ricorda, i consigli che ti ho dato sicuramente ti aiuteranno a farti bruciare più grasso e perdere peso, ma alla fine quello che conta veramente è rimanere in un deficit calorico, quindi bruciare più energia, più calorie di quelle consumate. Quindi sperimenta con la tua dieta e trova ciò che funziona meglio per te e per il tuo stile di vita. Se vuoi creare un piano organizzato e trasformare questi consigli in abitudini durature, guarda il mio video precedente. Nel video ti guido passo dopo passo in 7 semplici step su come iniziare a sviluppare abitudini che nel tempo ti porteranno a risultati sorprendenti. Grazie mille per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo alla prossima.